Cinema. Oggi è una parola come tante altre, una parola come albero, una parola come automobile, ma la strada per arrivare al cinema è stata tanta e tanti hanno contribuito a questo grandissimo risultato. In realtà l'idea del cinema è insita nell'uomo. Quando sogniamo, creiamo un nostro film nella nostra mente. È il cervello che crea tutto questo. Qualsiasi opera, come un'opera cinematografica, è interpretata dallo spettatore. Ma il caso del cinema è un caso molto particolare, perché al cinema si arriva con passi che vengono da molto lontano. Potremmo dire che la prima idea del cinema, se trascuriamo i sogni, è quella dell'uomo primitivo che con un bastone, la punta di un bastoncino preso da una brace, cerca su un muro di rappresentare ciò che vede intorno, quindi ad esempio degli animali. Questo che troviamo in alcune grotte preistoriche. Ma poi in epoca storica, quindi documentabile, abbiamo una idea del cinema che ci viene da Platone. Il mito della caverna. Nel mito della caverna abbiamo una prima rappresentazione di una sorta di teatro delle ombre che rappresenta un'idea ben precisa per Platone. E poi arriviamo in Cina. In Cina siamo negli anni, 100 anni prima della nascita di Cristo, un imperatore vede morire la sua concubina e questo grande dolore provoca in lui chiaramente un disagio che in qualche modo si cerca di superare. E degli uomini di corte, creando delle figure in legno e proiettandole sul muro, danno l'impressione appunto all'imperatore che questa sua concubina dall'aldilà sia venuta a trovarla. E così nasce in Cina il teatro delle ombre. Sarà lungo il percorso che poi dalla Cina andrà a espandere questo teatro in tutto l'Oriente, fino all'arrivo addirittura in Europa. Ma anche noi europei, bene, più tardi ci daremo da fare. Sarà Leonardo da Vinci, con i suoi studi, diciamo, tutte le discipline, anche nel campo dell'ottica, con la camera oscura, a naturalmente cominciare a dare i primi strumenti, le prime idee su quello che è il rapporto tra la luce e il cinema. Chiaramente non sarà cinema, allora era tutto finalizzato per poter rappresentare la realtà all'interno, diciamo, di una camera per poi essere dipinta, però sarà già una prima idea di quello che verrà più avanti a essere una proiezione cinematografica. Ancora la strada sarà lunga per arrivare al cinematografo, perché sebbene la lanterna magica certamente sarà una grande evoluzione, creerà effettivamente tutta una serie di emozioni allo spettatore, come viene ricordato appunto nelle cronache dell'epoca, però per arrivare a quello che sarà il cinematografo ancora saranno tante le scoperte e in diversi campi scientifici e in diverse epoche. Tutto avverrà nell'Ottocento, questo è il secolo in cui matureranno le grandi scoperte. Dalla fisiologia, ad esempio, il fenomeno della persistenza retinica è fondamentale perché si scopre che facendo percepire all'occhio una sequenza di immagini statiche, l'occhio riesce a, e poi la mente naturalmente, riesce a ricostruire l'immagine come se non fosse una sequenza di immagini statiche, ma se fosse chiaramente una sequenza reale. Questo è un fenomeno che venne studiato, il fenomeno della persistenza retinica. Si arrivò a realizzare una serie di disegni che, messi uno dietro l'altro, rappresentavano appunto in qualche modo una sorta di realtà. Il primo di questi esperimenti fu il taumatropio. Taumatropio, banalissimo, diciamo, disco con due facce. In una faccia veniva rappresentata una gabbietta, in una faccia un uccellino. Facendo ruotare questo strumento, l'impressione è che l'uccellino fosse in gabbia, giusto per dimostrare appunto questo fenomeno della persistenza retinica. Da lì tutta una serie di strumenti con nomi complicatissimi, fenachistoscopio, zootropio, prassinoscopio, che avvicinano piano piano diciamo, l'uomo a quello che sarà appunto poi il cinematografo. Sarà poi un fotografo negli anni 70 dell'Ottocento, Muybridge, a riuscire a fotografare
la realtà attraverso un marchingegno, quindi con 24 fotocamere lui riuscì a fotografare l'andatura di un cavallo in corsa, e tutto questo tradotto in fotografia poi verrà rappresentato appunto con dei sistemi di proiezione. Tra i vari contributi fondamentali che porteranno al cinematografo, naturalmente ci sarà la fotografia, perché il cinematografo, sebbene per piccoli passi nei secoli precedenti molte scoperte erano state fatte nel campo dell'ottica, nel campo della fisiologia, aveva bisogno di un ultimo fondamentale contributo che veniva dalla fotografia. La fotografia nasce nell'Ottocento, nasce però col daguerrotipo. Il daguerrotipo era un tipo di modo di rappresentare la realtà unico e su un supporto di tipo metallico, quindi assolutamente impensabile utilizzare questo per una proiezione. Si arriverà successivamente alla fotografia su lastra e su carta, altrettanto inutilizzabili. Immaginate come poter proiettare un film le cui immagini sono rappresentate su vetro. Sarà un americano, Eastman, a fare una grande scoperta, una grande evoluzione, a scoprire che la fotografia può essere riprodotta, finita, stampata su celluloide. Questa fu una grande scoperta, quella di Eastman, che a questo punto spalancò le porte alle nuove idee e quindi alla nascita del cinema, che arriverà poco dopo. La nascita del cinema, da un punto di vista storico, è fissata nel dicembre del 1895, anche se pochi anni prima Edison aveva fatto qualcosa di simile col kinetoscopio, che però era una macchina in cui lo spettatore poteva vedere singolarmente le immagini attraverso appunto questo suo marchingegno. I fratelli Lumière ebbero il merito invece di aprire, diciamo, aprire al mondo appunto uno spazio come quello del cinematografo all'interno di una sala di Parigi, e così appunto in quel giorno del 1895 si aprì quello che sarà appunto il cinematografo. Sarà questa l'ultima grande scoperta, l'ultimo passo per arrivare al cinematografo, a quella magia che apparirà ai 30 spettatori a Parigi il 28 dicembre del 1895. Un'ultima grande scoperta. Eppure, sebbene ci fossero ormai tutti gli elementi per il cinematografo, i fratelli Lumière, soprattutto il padre, non credeva molto al futuro di questa nuova, diciamo, scoperta. Perché? Perché l'idea dei Lumière era semplicemente quella di realizzare delle immagini in movimento. In fondo il padre dei Lumière non era altro che un imprenditore che si occupava appunto di fotografia. In realtà i Lumière apriranno le porte allo strumento cinematografico, ma il cinema, ancora per come lo conosciamo, avrà bisogno di altri importanti contributi. Per esempio quello di Méliès. Fu Méliès a creare tutta una serie di nuovi sistemi per poter vedere ciò che noi vediamo, ad esempio il montaggio, perché nelle prime riprese dei Lumière tutto ciò che veniva ripreso dal vero e per come avveniva. L'idea del montaggio nascerà appunto successivamente. Infatti i primi film con questa tecnica verranno appunto realizzati da Méliès. Ma poi ci saranno tutti altri contributi, sarà la letteratura, ad esempio, a dare un contributo fondamentale al cinema, con dei testi che saranno opportunamente appunto modificati e realizzati. Sebbene ormai quasi tutti i passi per entrare nel nostro moderno cinematografo fossero stati fatti, ancora ne mancava uno. Questo proiettore è un proiettore muto, perché mute erano le riprese, e sorde erano le riprese e mute erano le proiezioni. Si dovrà aspettare gli anni '20 per arrivare all'ultima delle scoperte, ovvero la sovrapposizione all'immagine del suono, della voce, delle musiche successivamente, con negli anni '20 il celebre film Il cantante di jazz. Con questo ultimo passo arriveremo a quello che sarà successivamente, chiaramente con le pellicole a colori, il moderno cinematografo. Da secoli, forse potremmo dire anche millenni, se ricordiamo Platone, in effetti l'Italia e la Sicilia erano state al di fuori di questo
di tutte queste scoperte, di tutti questi passi che avevano portato al cinematografo, ma ci fu un momento in cui l'Italia e la Sicilia in particolare diventa protagonista. Diventa protagonista perché? Perché una delle più grandi industrie, la più grande industria da un certo momento in poi dello zolfo al mondo, va in crisi e con questo naturalmente grandi capitali restano immobilizzati e una grande quantità di uomini che lavoravano per queste industrie restano senza il loro lavoro. E quindi il 31 dicembre del 1913, con una quantità di capitali veramente notevoli, si decide di riconvertire un'industria chimica gloriosa in una prima grande casa cinematografica italiana. In effetti c'era già stata una casa cinematografica in Italia ed era la Cines, ma questo, diciamo, fu un esperimento abbastanza diverso. Diverso perché? Perché fu una casa cinematografica nata con l'ambizione di poter coprire i mercati di tutto il mondo e di poter essere completamente autosufficiente e dal punto di vista finanziario e dal punto di vista produttivo. Alfredo Alonso, ultimo discendente di una famiglia arrivata in Sicilia alla fine del Seicento, famiglia spagnola, fu colui il quale ebbe il coraggio e anche la visione di investire nel cinematografo. Non erano molti allora a credere nel cinematografo, ricordiamo ancora che lo stesso padre dei Lumière credeva che fosse un'invenzione senza futuro, eppure lui, che aveva una visione del mercato mondiale, essendo stato il più grande industriale dello zolfo al mondo, decise di puntare sul cinematografo. E appunto il 31 dicembre del 13 fondò questa importantissima casa cinematografica che fu la Etna Film. L'ambizione della Etna fu quella di entrare nel cinema mondiale con quelli che allora erano i grandi progetti dei lungometraggi, i Colossal. Sono gli anni di Cabiria e quindi l'Etna Film con La Sfinge dello Ionio, con questo Colossal, entrerà nel mercato internazionale, nei mercati internazionali, vendendo chiaramente anche oltreoceano e soprattutto nel Sud America. La Etna Film ebbe rapporti con i più grandi letterati dell'epoca, siciliani in particolar modo. Qui vediamo il Marchese di Roccaverdina che verrà rappresentato, il Benefattore con Luigi Capuana, ma i rapporti furono anche con Verga e con Federico De Roberto, in un periodo in cui ancora il rapporto tra cinema e letteratura era tutt'altro che maturo. Erano gli anni in cui non si conosceva ancora a fondo il senso di una sceneggiatura e il senso di una, appunto, traduzione di un testo di prosa. Naturalmente la casa cinematografica non poteva che andare a pescare nel meglio di quello che allora si pensava fosse, diciamo, il mondo dei cineasti, e quindi si scelse il conte Federico De Liguoro come direttore artistico, cosa che scatenò le ire di artisti del luogo. Ricordiamo Nino Martoglio, che successivamente scriverà addirittura una commedia satirica che sarà L'arte di Giufà, in cui naturalmente Giufà è il cineasta e si fanno dei precisi riferimenti anche ad Alfredo Alonso e a tutta la sua famiglia. Eppure, nonostante tutto, insomma, i progetti di Alfredo Alonso andarono a buon fine, perché, come i giornali dell'epoca testimoniarono e come ancora avanti negli anni, qui siamo ancora negli anni 70 del Novecento, insomma questo è un eco di una vecchia storia, Catania in effetti diventò una delle capitali del cinema europeo. E quindi, sebbene il progetto non durò a lungo, però in quegli anni certamente fu un riferimento per il cinema mondiale. Oggi tutta questa straordinaria storia, quasi come in un miracolo, resta cristallizzata in una sorta di miracolosa matriosca, perché all'interno degli stessi spazi in cui nell'Ottocento tanti operai, 4.000 operai, lavoravano nell'industria chimica dello zolfo, poi riconvertita in questa grande industria cinematografica, in questi studios della Etna Film, oggi negli stessi luoghi, grazie a una visionaria ristrutturazione di questo, diciamo, patrimonio industriale, all'interno di questi spazi c'è parte della storia dell'Etna Film. Tutto quello che rimane dell'Etna Film in parte è conservato dalla famiglia, in parte si trova all'interno di un meraviglioso museo che ha visto appunto la sua nascita all'interno degli stessi spazi dove una volta esisteva la stessa industria chimica di famiglia. Siamo quindi, dopo
tutto quello che abbiamo visto, alla grande fortuna che abbiamo oggi a poter assistere a uno spettacolo cinematografico frutto di tutte queste scoperte. Luoghi come questo Museo del Cinema, sono importanti per conservare la memoria e per fare capire quanto è importante il concorso di tante scoperte per poter arrivare a un risultato. E da qui un augurio di una buona visione e di un grande futuro al cinema, che siamo certi non morirà mai.